Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video di Tickets for Life. Oggi faremo un grandissimo upgrade sul nostro Charlie, ovvero andremo a cambiare i nostri pannelli solari. Per chi non lo sapesse, sul tetto attualmente abbiamo 3 pannelli solari, di cui 2 da 150 watt e uno che era un vecchio pannello che avevamo in precedenza, di quelli flessibili, da 175 watt. Finora ci siamo sempre trovati bene, ma ultimamente la resa è un po' calata, soprattutto di quello flessibile, che sta perdendo un po' i colpi. Abbiamo deciso di sostituirli tutti e 3 con 3 pannelli da 200 watt ciascuno, con la nuova tecnologia dei pannelli solari PERC, e per questo motivo ci siamo presi 3 pannelli solari da 200 watt Total Black, quindi nuova tecnologia di quelli ultra performanti. E per installare i pannelli sul tetto abbiamo ordinato 2 barre con il sistema Smart Clamp della Thule, che però ancora ci devono arrivare. Intanto andiamo ad aprire le scatole dei pannelli solari, così verifichiamo che siano integri e facciamo una prova sul banco per vedere se funzionano e lavorano bene con il sole. In questo modo, pensate un po', avremo ben 600 watt sul tetto, che saranno espandibili in futuro fino a 800, perché abbiamo lo spazio per montare altri 3 piccoli pannelli da 60 watt ciascuno, sempre della stessa marca e dello stesso tipo. E in aggiunta al nostro pannello pieghevole flessibile della Bluetti da 400 watt, con la quale ricarichiamo la Power Station, potremo usufruire di oltre 1 kW di energia solare. Infatti, grazie al sistema delle Smart Clamp abbiamo un sistema modulare che è molto flessibile. Possiamo spostare i pannelli a nostro piacimento e intorno agli oblò, dove ci sono quegli spazi vuoti, abbiamo calcolato che ci entrano pari pari altri 3 piccoli pannelli, quindi in futuro, se avremo bisogno, potremo integrare il nostro sistema. In questo modo aumenteremo la resa del nostro impianto elettrico e potremo ad esempio anche ricaricare molto più velocemente e agevolmente le nostre biciclette elettriche. Come avete visto, abbiamo ben 2 bici elettriche. Se non avete visto i video delle nostre e-bike, vi mettiamo il link giù in descrizione, mi raccomando, andate a vederli. Ora andiamo ad aprire le scatole. Qui ho già preparato dei cavi di prolunga per poter fare la discesa dal tetto e provare i pannelli solari sulle nostre caprette, così almeno mettiamo i pannelli al banco e verifichiamo che funzioni tutto in maniera opportuna. Facciamo l'apertura e vi mostro subito come sono fatti questi pannelli. Bene, abbiamo sballato il primo pannello, come vedete è completamente nero sia sul fronte che sul retro. Il pannello è bello robusto, ha una superficie protettiva sulla parte superiore e una bella cornice di alluminio anch'essa nera. Ora apriamo gli altri 2 e poi proviamo a collegare i cavi elettrici per vedere quanto vanno a caricare con questo bel sole. Siamo saliti sul tetto, qui vedete il pannello flessibile sulla parte anteriore del nostro mezzo e sulla parte posteriore abbiamo questi 2 pannelli da 150 watt. Noi dovremo rimuovere tutto, andremo a dare poi una bella pulita e ad attaccare qui le barre della Thule. Ora provo a staccare i cavi, metto le prolunghe e praticamente colleghiamo al posto di questi pannelli gli altri 2, uno per volta, e vediamo quanto ci vanno a caricare. Perfetto, abbiamo fatto scendere i cavi di prolunga e a questo punto li andiamo a collegare ai morsetti del pannello. Benissimo, pannello collegato, l'abbiamo messo qui al banco, come si suol dire, e ora verifichiamo subito quanto va a caricare. Al momento, appena collegato, ci dà subito 100 watt di potenza. Sono le 11 di mattina, il sole ancora deve salire bello alto, però intanto abbiamo già 100 watt. Già considerando che i pannelli da 200 watt ciascuno andranno ad erogare ben 600 watt, già un 50% di efficienza ci garantirà ben 300 watt, che sono diviso 12 volts sui 25 ampere, quindi non male. Ovviamente con il sole più alto l'efficienza sarà ancora maggiore. Come vedete è arrivata Marta e grazie al suo aiuto abbiamo inclinato il pannello e siamo saliti di botto a 150 watt, quindi massima efficienza.
Il mio aiuto è stato determinante. Ti piacciono questi pannelli? Belli, belli, anche esteticamente. Ora io non me ne intendo molto, come avete potuto capire, ma anche esteticamente sono molto belli da vedersi, tutti total black, come si dice. Esatto. Tutti neri, e quindi Charlie sarà più figo. Più figo. Ora li proviamo tutti e tre e poi li ritogliamo perché ci mancano, come detto, le barre del portapacchi. Speriamo che arrivino in tempi brevi e potremo montare tutto. Come vedete ragazzi, sono arrivate le barre della Thule e tramite le smart clamp le potremo fissare sul tetto di Charlie. Sono passati diversi giorni, ma purtroppo abbiamo subito riscontrato il primo problema, ovvero ci hanno mandato solamente 3 piastre. In realtà ne dovevamo ricevere ben 8, perché ci vogliono 4 di queste piastre per ogni binario. Come si vede chiaramente anche dal libretto di istruzioni, L3H2, 8 di queste placche, e purtroppo nella scatola ce ne sono solamente 3. Quindi ora siamo costretti a contattare il fornitore e cercare di capire cosa sia successo. Questa cosa ovviamente rallenta l'installazione dei pannelli solari. Eccoci nuovamente sul tetto del nostro Charlie. Sono passati diversi giorni, finalmente il rivenditore ci ha mandato la scatola con i pezzi mancanti e quindi possiamo procedere all'installazione definitiva di tutto il kit. Queste sono le piastre, come vedete il sistema è molto semplice, basta inserire questo incastro sul supporto a T, va a incastro, quando fa il clac la piastra è pronta, poi basta spostare queste 2 levette in modo che si blocchi il tutto e andarle ad avvitare. Successivamente andremo a fissare questi bulloni all'interno dei binari che andranno precedentemente incollati sopra il tetto. Ovviamente per fare questo lavoro dobbiamo pulire tutto, ma prima ancora dobbiamo smontare completamente i pannelli solari che abbiamo attualmente sul tetto. Andiamo a posizionare la prima piastra. La posizioniamo bella dritta. E a questo punto andiamo ad avvitare le viti. Diamo una bella pulita e andiamo a piazzare tutte le piastre una a una. Benissimo, abbiamo installato le prime 4 placche che sono quelle più accessibili. Ora per installare quell'altre ovviamente dobbiamo smontare tutto perché qui non possiamo accedere e lo stesso davanti abbiamo il pannello che ci copre gli attacchi, quindi andiamo a smontare i pannelli solari. Andiamo a rimuovere tutto il silicone. Come vedete abbiamo messo delle viti e a tal proposito molti di voi ci hanno sollevato dei dubbi su questa installazione. Questa installazione è così da diversi anni, saranno già 3 anni completi e non abbiamo mai avuto infiltrazioni d'acqua, semplicemente perché i fori sono stati fatti con criterio. Abbiamo fatto il foro con il trapano, abbiamo messo l'antiruggine, una vite autofilettante in acciaio inox e poi abbiamo rivestito tutto con il silicone. La stessa cosa abbiamo fatto con queste piastre che sono incollate con il Sikaflex e avvitate al tetto, quindi sono perfettamente stabili, solide e anche sicure contro le infiltrazioni d'acqua. Ora però dobbiamo rimuovere il tutto. Ora facciamo un po' di leve e andiamo a scollare questa
questa placca, via. Andiamo piano piano a alzarla e a tagliare col taglierino tutta la colla sotto, tutto il silicone. In questo modo si dovrebbe levare abbastanza agevolmente. Benissimo, abbiamo rimosso tutte le placche, ora montiamo altri 2 attacchi della tule e poi andiamo a rimuovere l'ultimo pannello. Shining like a falling star, you're bringing me down for sure. Your shaded smile shows who you are, 'cause you've heard everything before. I'm looking for something that I can desire. I'm looking for someone to light up my fire. I love the way that you move when you dance to the music, the way your feet seem to float above the floor, how your eyes start to glow when I get close to you, baby. Come on and shake it like you did before. The way that you move when you dance to the music, the way your feet seem to float. E anche il terzo pannello l'abbiamo tolto. I start to glow when I get close to you, baby. Come on and shake it like you did before. Bene, a questo punto proviamo a mettere il primo binario sul tetto. Facciamo giusto una prova, poi ovviamente devo finire di pulire bene tutto il tetto, dare una bella pulita, una bella sgrassata, anche perché poi il binario andrà incollato con il Sikaflex. Abbiamo dato una bella pulita al tetto del nostro van, ora è tornato a splendere come se fosse nuovo. Vedete tutto il tetto bello pulito e lucido. C'è da fare un altro lavoro prima di procedere con l'incollaggio delle barre. Dobbiamo andare a tappare questi fori che avevamo fatto per avvitarci il pannello flessibile. Per fare questa cosa andiamo per prima cosa a passare un po' di zinco spray per prevenire eventuali ruggine, poi prenderemo il Sikaflex, il 252, e andremo a siliconare tutta questa parte. Infilerò il beccuccio proprio sopra il foro, andrò a riempire bene di silicone e a spargerlo intorno. In questa maniera andremo ad isolare il foro in modo che non ci possa entrare l'acqua. Abbiamo vari fori da sistemare, quindi per prima cosa andiamo di zinco spray, lo stesso zinco spray che avevamo utilizzato quando abbiamo montato gli oblò. Usiamo questo foglio di carta come dima, così almeno facciamo una spruzzata solo dove ci serve. Bene, siamo pronti alla fase di incollaggio delle barre. Sono andato a fare i segni di dove va a finire il bullone da avvitare. Questa cosa l'ho fatta in prossimità di tutte le piastre, perché poi andremo a girare la barra e a incollarla con il Sikaflex. Qui abbiamo anche i tappi. Ho preso la misura tenendo presente anche della possibilità di rimuovere poi e rimettere i tappi senza avere l'ostacolo della lamiera, e andiamo ad inserire dentro il binario i vari dadi, questi dadi quadrati che ci serviranno poi ad avvitare la piastra. Quindi tramite questi bulloncini andremo ad avvitarli uno per uno. Poi riposizioniamo il tappo, così almeno abbiamo il riferimento delle estremità della barra, ma comunque abbiamo segnato tutti i punti in prossimità dei dadi. Siamo pronti a mettere il silicone. Come prima cosa andiamo a tappare dei piccoli buchini e poi andremo a riempire tutta questa canala centrale da in cima in fondo. Iniziamo da qui.
e andiamo a mettere tutto il Sikaflex, il 252, nel canale centrale. Bene, abbiamo posizionato il Sikaflex e ora con l'aiuto di Marta andiamo a posizionare il binario. Questa è la fase più critica di tutto il lavoro, quindi andiamo a colpo sicuro, mi raccomando, colpo secco e deciso. Se no chi lo sente poi se sbaglio qualcosa? Signor perfettino, Bene, praticamente ora quando ci sei alziamo il binario, lo giriamo ruotandolo, lo posizioniamo contro le guide in prossimità dei segni, ce l'hai tutto in battuta e piano piano scendiamo giù. Sì. Vai, scendi, appoggia. Sì. E ora andiamo ad avvitare le placche. E ora andiamo anche a schiacciare la zanzara. Ok, posizioniamo il primo dado e lo avvitiamo. Andiamo a stringere tutte le viti. Ci sono anche le zanzare che danno noia. Abbastanza, direi. E che complicano la faccenda, però noi ce la facciamo uguali. È il livello di difficoltà maggiore, come il videogioco, no? Esatto. Praticamente le barre sono incollate con il Sikaflex al tetto e in più avvitate con 4 piastre per ogni lato e quindi possiamo andare tranquilli. Ce lo auguriamo. Benissimo, la prima barra l'abbiamo avvitata, è fissata in tutti i punti e ben incollata. Ora vado a mettere il Sikaflex in tutti questi vari fori, così li tappiamo per bene e poi andiamo a completare il lavoro sull'altra barra. Ora con la tecnica del bicchiere d'acqua e del tovagliolino andiamo a sistemare un po' questo Sikaflex, lo andiamo a lisciare bene. Rendiamo il tutto più ottimale. Ok, quasi finito. Un tubo sembra bastare, ne abbiamo presi 2 per sicurezza, però sembra che con un tubo si riesca a fare tutto il lavoro. Vediamo un po' che sia centrato. Mi sembra centrato. Io vado giù, lo aderi verso di te, tiralo verso di te, così, ecco, che aderisca bene. Siamo nuovamente sul tetto di Charlie. Adesso finalmente andremo ad installare il primo pannello solare. Per fare questo lavoro abbiamo preparato tutte le squadrette mettendo tutti i dadi, i bulloni, le rondelle, i dadi autostringenti. Abbiamo preparato una ventina di queste squadrette che andranno poi inserite grazie al dado quadrato all'interno dei binari. Alcune squadrette vanno messe nella parte alta, altre invece andranno messe di lato per poter fissare al meglio i pannelli. Ogni pannello avrà ben 8 di queste squadrette, quindi 2 ai lati, 2 centrali per ogni binario. Ora Marta mi passerà il primo pannello, mi aiuterà a tirarlo sopra e lo andiamo a piazzare. Sì, aspetta. Ok, perfetto. Più o meno dovrebbe stare così. Solamente più indietro, più in avanti. Ed ecco finalmente piazzato il primo pannello. Ora dobbiamo prendere bene la misura di dove mettere le squadrette e lo dobbiamo fissare. Gli altri 2 poi andranno tra i 2 oblò.
Allora, abbiamo fissato finalmente questi due pannelli in maniera definitiva, collegato i cavi e fascettati sotto il pannello. In questa maniera abbiamo un lavoro pulito, collegando i due pannelli da 200 watt ciascuno in serie, perché abbiamo deciso di fare un collegamento in serie, mentre precedentemente l'avevamo fatto in parallelo. Vogliamo fare un po' di test per vedere un po' la differenza. In questa maniera raddoppiamo il voltaggio e anche con il cielo parzialmente velato riusciamo comunque ad alzare il voltaggio a tal punto da far partire i pannelli in tutte le condizioni, anche di sole basso o parzialmente ombreggiato. Applicazione alla mano, abbiamo già testato che con il sole che va e viene abbiamo una potenza di assorbimento dei pannelli che varia tra i 50 e i 210 watt. Abbiamo 400 watt, il sole è bassissimo, sono solamente le 10 di mattina e quindi questa cosa ci fa ben sperare che quando il sole sia più alto con un cielo pulito si possa tirare fuori da questi pannelli anche 300 watt se non di più. Adesso fissiamo anche l'ultimo pannello, andiamo ad attaccare i cavi e guardiamo quanto è il rendimento totale di tutto l'impianto. Ok, connettori MC4 collegati, ora mettiamo una fascetta qui e una qui per tenere tutto ben saldo. Con questo sole un po' velato già abbiamo 50 watt su questo pannello e 100 su quei due dietro. Quando esce il sole lì arriviamo a 200 e qui arriviamo a 100, abbiamo 300 watt totali, ma stimiamo di raggiungere comunque perlomeno i 2/3 della potenza totale, quindi su 600 watt di avere un'erogazione di prassi intorno ai 400 watt. Questa dovrebbe essere la norma, 400-450. Con questa potenza siamo ben contenti di poter sfruttare i nostri pannelli nuovi. In questo momento che è uscito il sole, il pannello da 200 watt frontale sta sparando 130 watt, mentre questi posteriori sono arrivati a 267 watt di picco. Ora siamo a 200, nel complesso 350 watt totali. In alcuni momenti abbiamo sfiorato i 400 watt, quindi veramente molto soddisfatti. Lavoro terminato, ora con il sole stiamo caricando 350, quasi 400 watt, quindi veramente non male. Considerate poi che in aggiunta dei nostri 600 watt sul tetto abbiamo anche il nostro pannello solare flessibile della Bluetti da ben 400 watt che può lavorare insieme a tutto il resto dell'impianto. Noi infatti spesso utilizziamo il nostro pannello della Bluetti per ricaricare la power station che utilizziamo a sua volta come generatore di corrente. Ci attacchiamo alla spina a 220 il caricabatterie della Victron e in questa maniera andiamo a dare altri 30 ampere di energia al nostro impianto, alla nostra batteria, e sommando i due impianti alla fine abbiamo ben 1 kW di pannelli solari che lavorano tutti quanti insieme. A pieno regime possiamo avere più di 30 ampere dai pannelli sul tetto, altri 30 ce li genera il pannello della Bluetti, abbiamo 60 ampere che riusciamo a caricare solamente grazie al sole. Se siete interessati all'acquisto di questi pannelli solari li trovate nel nostro negozio Amazon, vi mettiamo il link giù in descrizione e oltretutto potete visualizzare all'interno del nostro negozio tantissimi prodotti che abbiamo utilizzato all'interno del van. Trovate veramente di tutto, dal boiler all'impianto idraulico all'impianto elettrico, trovate le nostre biciclette elettriche e tanti altri prodotti. Se poi state guardando questo video in diretta, in premiere, sappiate che l'8 e il 9 ottobre c'è la festa di Amazon Prime, quindi tantissimi prodotti in super offerta e se andrete ad acquistarli tramite il nostro link di Amazon, oltre ai nostri prodotti che utilizziamo noi, potrete accedere a qualunque altro tipo di prodotto di vostra scelta, preferenza. E in più, acquistando il nostro link, aiuterete a sostenere il nostro progetto di viaggio. Quindi mi raccomando, entrate dal nostro link di Amazon che trovate giù in descrizione e fate i vostri acquisti. Noi ora stacchiamo qui con il sole che ricarica le nostre batterie. Non vi perdete il prossimo video perché ci saranno ancora tantissimi lavori che ci aspettano. Un saluto da me, da Marta dietro le quinte, dal nostro Charlie e ci vediamo al prossimo video.